Vai senza Monge Natural Super Premium. Le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Martedì, oggi siamo arrivati al 30 maggio, 2 giorni alla fine del mese e ormai pochi anche alla fine della stagione che si chiuderà domenica sera per Milan-Verona. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. E quindi oggi ci spezzettiamo un po' in tanti piccoli grandi argomenti, c'è il mercato, ovviamente a fare da padrone, c'è il budget, oggi ci siamo risvegliati ricchi, dopo essere passati da essere mediamente ricchi, un po' più poverelli, ieri, oggi siamo tornati ricchi. Domani Ma saremo poverissimi a questo punto, direi. sì, da domani probabilmente li dobbiamo dare noi indietro, ma oggi ci siamo svegliati, caro Henry, con una certezza in teoria. La certezza in teoria fa un po' a contrasto. Dovrebbe essere il Leao Day. Sì, ieri da quello che ho visto non era in Italia il ragazzo, però non era neanche troppo Speriamo distante, bene. cioè era un'ora di aereo, quindi Okay. come dire, potrebbe anche tornare stamattina o essere tornato stanotte e poi oggi, insomma, oggi dovrebbe essere il grande giorno e speriamo io spero solo che mi arrivi quella notifica, quella Official notizia, statement. official statement, o comunicato ufficiale Rafael Leao. Lo attendiamo da molto, lo attendo da molto e quindi diciamo che è la prima pietra da cui poi ripartire per l'anno prossimo, no, perché abbiamo sempre detto, un Rafael Leao che vive con la questione rinnovo, che vive soprattutto con la questione multa, ehm, metti un punto definitivo su tutta la faccenda. Rafa avrà tanto più denaro e tanti più soldi per poter comprare tutti i vestiti che vuole, far tutti i viaggi che vuole nei Non giorni di penso per riposo quello. Vabbè. e quindi senza più pensare tra l'altro a multe varie e quindi direi che siamo tutti felici e contenti. Chiuderemo, ve lo preannuncio già, con questo, cioè importanti novità sul nuovo stadio, sia sul nuovo San Siro, vincolo o non vincolo, sia sulla zona di San Donato. Ma, come detto, diciamo, torniamo ricchi per un giorno, che è sempre bello passare per ricchi. Eccoci qua. Oggi ne abbiamo 80. Addirittura Abbiamo un extra 80. budget. Abbiamo un extra budget, Corriere della Sera di quest'oggi, 80 milioni per ripartire, Camada in arrivo, ma serve di più. Nel mirino anche Asensio e Berardi, il nodo cessione e gli errori da non ripetere. Il ruolo di Maldini, oltre a budget e strategie di mercato, si discuterà anche del ruolo di Maldini. Ancora, cosa dobbiamo decidere? Ogni 12 mesi il ruolo del dirigente. Se il dirigente ha avuto un ruolo 12 mesi fa, cosa stracavolo dobbiamo decidere 12 mesi dopo? Al massimo decidi ha fatto bene, ha fatto male, ma non che 12 mesi dopo decidi le sue competenze. Ma io una volta... Vabbè, lasciamo... Ho capito anche forse il perché adesso sono diventati 80. Andiamo avanti. No, andiamo avanti no, in realtà dobbiamo parlare di questo. Henry, cosa facciamo allora? Beh, festa direi, con i Festa, palloncini, esatto. eccetera, eccetera, non lo so. 80 milioni è sicuramente sarebbe un budget importante dai, cioè non cifre folli, però riusciresti a fare un pochino tutto quello che devi, se lo spendi per bene, perché Mh. poi c'è sempre quel nodo lì da sistemare, da Vabbè, ovvio. risolvere e soprattutto da comprendere della serie. Ci sono dei parametri 0, uno tra l'altro è proprio qui in foto, vanno firmati per quanto mi riguarda, soprattutto i vari nomi dei vari Tielemans, dei giocatori come appunto Kamada, ma anche io ti direi per esempio Adama Traoré, per la fascia di destra, c'era Aouar che ha dato parametro 0, insomma sono stati tanti giocatori che esatto, sono stati tanti giocatori che in queste sessioni sono andati a parametro 0
e firmarne 2 o 3 sarebbe importante, perché con nessun tipo di costo, se non di ingaggio, magari un po' meno importante, però ti porteresti a casa giocatori, insomma, molto validi, molto solidi, con già tanta esperienza, e quindi ecco, oltre a quello poi dovrai investire, dovrai farlo bene, dovrai non farlo, per quanto mi riguarda, con tutto il bene che io posso volere, e ne voglio tanto, a Geoffrey Moncada su diciottenni della Ligue 2 o della Ligue 1, ma devi prendere 25enni, 26enni che già conoscono magari il campionato, che hanno ecco, L'ho tenuto per spaventarti, Henry. Ogni tanto te lo metto lì durante l'estate. non mi fa ridere. Ma comprare giocatori fatti, finiti, con esperienza, che possono darti un boost qualitativo indubbiamente, ma un boost anche di solidità, di giocatore finito, di un peso specifico all'interno della rosa, e non giocatori che sono un lancio di una moneta. Poi ovvio anche Kamada, che viene dalla Bundesliga, che è un parametro zero, può essere un lancio di una moneta, però è un altro discorso comprare altri tipi di giocatori. A proposito di mercato, la vedete qua sotto, abbiamo una piccola novità per quanto riguarda un attaccante, non tanto sulla prima punta, cioè non sull'acquisto top, ma su quello che dovrebbe essere l'acquisto di un giocatore che andrebbe a completare il reparto, ovvero Marko Arnautovic. Tu speri che non sia la prima punta? Sì, oddio, adesso non mi mettere... Sì, cioè, sì. Anch'io spero che non sia la prima No, dai, punta. non scherziamo nemmeno. E fu così che... No, scherzi a parte. C'è una novità, nel senso che oggi c'è un incontro tra Thiago Motta e Saputo a Bologna per capire come andare avanti e se andare avanti, perché ovviamente gli verrà proposto di proseguire con, diciamo così, i limiti che può, diciamo, dare in questo momento il Bologna, cioè più o meno ripetere quello che è stata la stagione di quest'anno, magari affacciarsi ogni tanto alla zona Europa, ma non oltre. Bisogna capire se Thiago Motta accetterà o meno. Da qua il destino di Arnautovic. Ma in realtà no, perché da quello che sappiamo lato Bologna, Arnautovic dovrebbe partire a prescindere dalla presenza o meno di Thiago Motta l'anno prossimo. Quindi partirebbe più per volontà del Bologna stesso, diciamo, che per volontà di Thiago Motta, che dice non mi sono trovato, separiamoci. Anche Quindi perché comunque è un ingaggio non da ridere per il Bologna. ecco, anche l'ingaggio andrebbe a influire sul discorso. Un conto è metterlo per un giocatore che è capitano titolare nel centro del progetto, eccetera. Un altro è un giocatore che ha un anno in più, non è nemmeno troppo all'interno di un progetto, soprattutto se dovesse rimanere Thiago Motta. E quindi in un discorso di razionalizzazione, diciamo così, del monte ingaggi, il Bologna se ne priverebbe. E al Milan piace per fare quello che in teoria doveva fare quest'anno Ibra, cioè la terza punta vera e propria dietro Origi e Giroud. Poi non è stato né Origi né Rebic, ma altre questioni, e neanche Ibra. Però quello che è stato magari Ibra 2 anni fa, allora facciamo così, cioè la terza punta, ecco. Poi non siamo riusciti ad averlo nella seconda parte di stagione. Ecco, e stiamo a vedere perché la cosa diciamo così, risolverà credo a breve, perché lo stesso procuratore ha detto di non voler rilasciare in questo momento dichiarazioni perché siamo in un momento già caldo e quindi mi aspetto a breve dei movimenti da quel lato, anche perché lato Bologna, se sui giornali è uscito che il Bologna potrebbe chiedere 9-10, fanno sapere che con 5, 6 forse chiudi tutto quanto. Sì, è ovvio che a queste cifre ci sta a chiudere. Io spero che questi 6 non, cioè nel senso che sia ma sì, Arnautovic a 6 lo faccio a prescindere dal budget. Cioè, nel senso, la mia speranza è quella. Perché se questi 6 devono andare a, come dire,
rubare spazio a quegli 80 che sono usciti, o ai 50 di ieri, o ai 70 dell'altro giorno, è ovvio che devi stare attento e centellinare ogni singolo, come dire, non centesimo, ma quasi, ecco, ogni Quasi. singolo milione, diciamo così. Perché, se hai delle risorse limitate devi ottimizzarle, ecco. E soprattutto devi andare di priorità. Ci sta a prendere Arnautovic, anche perché probabilmente è il momento giusto, viste le decisioni che stanno facendo col Bologna. Però ecco, cioè nel senso, bene Kamada o Kamada, bene Arnautovic in caso. C'è da sganciare i soldi però, ragazzi miei. Bisogna comprare la punta, bisogna comprare il centrocampista. Sono Forza. 80, Henry. Sì, nel Domani magari senso, potrebbero essere addirittura 90, cosa ne sai? ma io spero che ogni giorno aumentano di 10, Ma così che arriviamo a 200 a luglio e sarebbe una cosa. l'inflazione e compagnia si muove veloce. No, però perché poi se no ci dicono: ma il mercato ancora non è iniziato, già lo criticate, già siete lì a dire. Allora, innanzitutto valutiamo e parliamo di A, quello che sappiamo, B, quello che leggiamo sui maggiori quotidiani e le maggiori testate, eccetera. B, ripeto, io personalmente andrei di priorità, andrei di mi serve la punta, metto in pausa, tra virgolette, tutto il resto, penso e ragiono sulla punta. Mi serve il centrocampista, idem. Poi il mercato è fatto di occasioni e quindi se c'è Arnautovic che deve decidere il suo futuro col Bologna in questi giorni, vai da Arnautovic in questi giorni. Se i parametri zero si decidono a metà maggio, li fermi, li segui, li contatti a metà maggio. Ecco, poi spero vivamente che da metà giugno in poi, mi do un paio di settimane di tempo, da metà giugno in poi si parta con i nomi quelli pesanti, perché quest'estate serviranno i nomi pesanti. Vabbè. D'altronde, con i soldi che abbiamo, potremo farlo. Quei 1.000 No, milioni. scherzo, sono ironico, ma non perché non penso che un collega si svegli la mattina e dica, vabbè, oggi cosa facciamo? Giro la ruota, si ferma su 80, 80 e lo spara sulla prima pagina. È perché qualcuno gliel'ha detto, come qualcuno aveva detto l'anno scorso a praticamente tutti, noi compresi, che 45, sarebbero stati 50. 45, poi c'è chi più o meno è andato, ma non ma perché il budget, il famoso budget in teoria non esisterebbe. Poi so che è, diciamo così, bello di dare una cifra e poi da lì iniziare a ne stacco 20 per quello, 15 per quello, 5, 40, eccetera, e ognuno si fa la propria idea. Però, vabbè, lasciamo perdere, dai. Chiudiamo con Gazzette No, e ma si aggira, per me è sempre molto labile il confine, cioè si aggira attorno a quelle cifre lì. Cioè, ovvio che 50-80 c'è tanta differenza, però magari in una cifra è compresa la questione degli stipendi, nell'altra no. Magari una cifra comprende un acquisto in più in prospettiva, l'altra no, cioè è sempre molto sottile questo confine. Allora, chiudiamo con Gazzetta, che scrive che appunto il budget è da reinvestire subito, Camada gratis è fatta, ma fin qui non ci dovrebbero essere grandi novità. Si dovrà anche vendere, come abbiamo detto tante volte, quest'anno c'è da vendere. In teoria ci sarebbero da vendere addirittura 2 attaccanti, ma non so quanto riusciremo e come riusciremo a farlo. Vabbè, lì si dice che noi in realtà non abbiamo venduto in quel caso, perché sono stati tutti e tre via a zero, quindi non abbiamo venduto, ma tant'è. Rebic escluso da Pioli, lo vediamo qua sotto, aspetta che tiro via il banner, contro la Juve in settimana non si era allenato al meglio. Ante ha finito la storia al Milan da ormai qualche settimana, non è notizia di oggi né di ieri. È da qualche settimana che ha chiuso la storia sua con il Milan. Chiudiamo con lo stadio, Henry. E qui Allora, lascio. questa è Gazzetta dello Sport di oggi.
Vincolo storico sul secondo anello, Milan-Inter lontani da San Siro, la sovrintendenza verso la bocciatura della demolizione, i club si separeranno. Allora, come abbiamo detto ieri, in realtà novità concrete non ce ne sono, cioè la decisione sul vincolo non c'è. Questa è un'anticipazione che prova a dare Gazzetta. Probabilmente ha in mano qualcosa, avrà sentito qualcuno, non lo so. Io ho letto il pezzo, non si fa riferimento a, diciamo così, qualcosa di concreto, siamo ancora sul campo delle supposizioni. Se dovesse essere così, si aprirebbe tutto un lungo discorso che siccome non voglio fare, perché 4 anni di lavori e svariate decine di milioni sono stati buttati quando poi si scopre che la sovrintendenza ti poteva bloccare con un vincolo le rampe del secondo anello e quindi addio cuore, la demolizione se ne andrebbe a quel paese a quel punto, perché le rampe rimangono, c'è la parte rossa della foto. Oppure ti accontenti di costruire lo stadio di fianco, ma diciamo così, dovresti mantenere parte della struttura vecchia dello stadio. Ma al di là di questo, aspettiamo la parte, diciamo così, concreta della vicenda, cioè che la sovrintendente esprima il parere finale. Se fosse così, non credo che il Milan resti a San Siro, perché non lo vuole ristrutturare, e non credo che voglia restare di fianco a San Siro insieme all'Inter. Si andrebbe in una situazione terza. La situazione terza, tra l'altro, una delle tante che era San Donato, oggi vedrà un passaggio importante perché alle 19:30 c'è un consiglio comunale. Tra l'altro, se non avete niente da fare, io spero che abbiate di meglio da fare, lo si può vedere in streaming. Si parlerà molto dello Cosa che stadio. farai tu. No, in teoria forse sì, purtroppo sì. Si parlerà dello stadio perché c'è una mozione speciale proprio sul... aspetta, faccio prima a leggervelo perché altrimenti diventa un problema. Sul consiglio, il consiglio comunale approverà o meno una mozione di un consigliere sul controllo specifico dell'area per il progetto di AC Milan. Ora, è un passaggio in teoria importante perché il Consiglio a quel punto si esprime sul fatto che ne vuol far, diciamo così, parte, perché comunque è una zona in teoria privata, ma il Comune deve dare comunque l'ok. Se passa la mozione, non viene respinta, il Comune a quel punto si deve occupare dell'area ed è un passo avanti, ecco. A passi avanti siamo arrivati fuori confine ormai sullo stadio. Restiamo in attesa, che ti devo dire, della concretezza. Vediamo un po' le altre aree intorno, tra San Donato stasera, eccetera, e poi vediamo la sovrintendente cosa firmerà. Io Gazzetta è credo uscita di, forte, io È credo uscita di molto aver, forte. io credo di aver mandato al bar tutti i miei interessi ed è brutto, perché è il nuovo stadio del Milan, quindi bisogna seguire la faccenda, tu lo stai facendo bene. Io ho perso ogni mio tipo di interesse, pazienza e livello di attenzione quando è venuto fuori il dibattito pubblico la prima volta. Cioè, che è nata la questione di quei 12 incontri che si dovevano fare ecco, io lì ho rinunciato. Quindi figuratevi a che livello sono adesso. Cioè, ascolto quello che mi dite, è giusto rimanerne comunque aggiornati, però rimango sugli 80 milioni per la punta. Sì, anch'io rimango su quello, però in teoria se vuoi averne 120, 130, Ma 140 tra infatti è qualche giustissimo anno, quello che stai il facendo, problema è che che sono passati anni 4, ecco, 4 anni, esatto, 4 e siamo esattamente al punto di partenza o quasi, ma dopo 4 anni non si può essere qua. ecco. Evidentemente qualcosa non ha funzionato in tutti i sensi. Caro Enrico Boiani, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando, like, che ieri ne avete messi tanti, oggi chi non lo mette male, ieri ne avete messi tanti, mettetelo anche oggi, commentate qua sotto, diteci cosa fareste con 80 milioni, cosa fareste con 70 milioni, cosa fareste con 50 milioni, no, scherzi a parte, dai, diteci la vostra sui nomi usciti, su Arnautovic, come terza punta, eccetera, eccetera, iscrivetevi
perché tanti di voi non sono iscritti. Dovete star lì sempre a cercare Radio Rossonera, oppure aspettate che vi compare il nostro video guardando gli altri. Ma no, ma iscrivetevi, attivate la campanella con tutte le notifiche, così quando esce un video, tac, vi arriva sul display del telefono o dell'iPad o non so dove, o in mail, vi arriva uscito un nuovo video di Radio Rossonera. Ciao. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. 11 chiama Milan, 13 Lunch, 16 Talk, 19 Filo Rossonero. Ciao. Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.